Facciamo come al solito, vai. 1, 2, 3. Voilà, siamo qua anche stasera. Buonasera Tati. Come va con la tua sigaretta? La sigaretta è ancora qua. Fai sempre brucaliffo? Sì, di meno però sì. Sei riuscito a regolarla? Sì. Meno male, va. Bene ragazzi, allora, questa sera ammettiamo immediatamente che siamo in difficoltà. Abbiamo tanto chiesto un commento, è arrivato, grazie mille a chi ce l'ha fatto, però ci sta mettendo veramente in difficoltà perché è andato a cercare i classici, super classici del Whittling. Cosa non sbagliata assolutamente da dove iniziare. E il commento chiedeva di parlare del cavallo d'ala, della stella di Moravia, della catena, le palle nella gabbia e il cucchiaio. Tutte cose assolutamente interessanti da fare e da sviluppare e che sicuramente aiutano moltissimo a imparare. Io ammetto immediatamente che non mi sono praticamente mai cimentata in nessuno di questi, semplicemente per una cosa unica, che non mi attraggono questi tipi di soggetti. E quindi se avessi mai dovuto fare una procedura, ok, imparo da qui e vado avanti, io non so te Tacchi, ma io mi sarei fermata immediatamente lì. Io di ste robe qua non ne ho mai fatte, mai perché probabilmente anche io non sono attratto da questi tipi di soggetti. Però conosco, diciamo, le procedure per farli. Okay? Certo, io tanto ho messo il talmerino. La procedura per farlo, diciamo che col senno di poi non è che sia così difficile, nel senso, uno sapendo i tagli principali che si devono fare, ci vuole un po' di manualità, tantissima pazienza e ci si riesce, perché questi qui praticamente sono tutti giochini di pazienza. Io ho fatto questo, l'unica prova di questo genere, che è una cavolata, cioè farlo è molto semplice, basta alla fine farsi un disegno, perché direi che aiuta tantissimo semplicemente per sapere dove bucare, perché poi quando hai il pezzo completo non ti rendi più bene conto qual è il punto esatto dove tagliare, e poi mettersi lì e grattare pezzetto per pezzetto per pezzetto fin quando non si fa il buco o non si stacca il pezzo di legno da qua. L'ho fatto perché volevo provare che cosa c'era di strano da fare, ma effettivamente è molto semplice, però non ne trovo l'utilità, per cui io mi sono fermata a questo. No, io non ho mai fatto robe così, stella di Moravia, cose così, non l'ho mai fatte perché non ci trovo gusto. Dopo nel vederla, capito? Diciamo che c'è del gran tecnicismo e comunque ti fa imparare una specie di disciplina, nel senso che comunque devi essere veramente calmo e tranquillo per portare avanti il progetto, perché è lunga, cioè a parte il cavallo d'ala che lì è semplicemente una forma stilizzata, sono quelle tipiche forme svedesi della cultura svedese, che più che altro secondo me non è tanto la difficoltà di farlo quanto di colorarlo, perché quelli lì hanno poi tutta quei disegni folcloristici tipici. Le altre sono gran cose tecniche che bisogna semplicemente grattare a punta di coltelli, infatti sono i classici del Whittling, perché uno si trova con veramente un rametto ovunque in campeggio, un coltellino anche di quelli che si chiudono, coltellini svizzeri. Un coltellino svizzero e ti metti lì con tutta la tua pazienza mentre stai a guardare il fuoco e dopo ore e ore ti ritrovi in mano la tua catena. Quanto tu ne possa aver assorbito di effettivo insegnamento, io ho dubbio,
non so tu. Forse puoi assorbire l'insegnamento di essere tranquillo e fare le cose minuziose, nel senso di non... Questo, certo, perché questo non lo porti avanti in 2 minuti. Esatto, di non prendere e andare col coltello, ma comunque di stare attenti, di ragionare molto sulla forma, sulla dimensione, sul disegno, non perdere di vista qual è la parte, cioè farsi delle belle X, tipo non toccare qua, oppure taglia proprio questo pezzo, perché se no non ti viene. Però alla fine è soltanto, cioè non è neanche una tecnica che bisogna veramente sapere i tagli, cioè lì è semplicemente grattare Sì. con tanta pazienza. Volendo lo potresti fare anche con un archetto da traforo, il trapano e la carta vetro, cioè senza utilizzare i coltelli. Cioè, se vuoi semplicemente raggiungere il soggetto, lo puoi fare in 1000 modi. Io penso che una persona che si butta in una cosa del genere lo fa come esercizio perché magari pensa che questo sia effettivamente il classico inizio che uno possa fare in questo genere di arte, perché comunque il whittling è di sicuro un'arte diversa dal wood carving, l'abbiamo già detto. Però ad esempio anche questo qui, invece di stare a impazzire a fare semplicemente un po' di fenditura piano, fai 2 buchetti col trapano, una volta che hai un buco, allargare il buco è molto più semplice che portarti a livello. Ma è ovvio che se tu sei lì vicino al fuoco, cioè, non ci avrai dietro tutto la tua sega nastro o tutti gli altri componenti. E il whittling di solito era nato proprio come l'intaglio da svago, secondo me. Sì, beh, poi c'è anche da dire che, ad esempio, il ragazzo aveva scritto, ragazza, adesso non mi viene in mente, il nome aveva scritto anche dei cucchiai. Sì. Allora, è un conto fare un cucchiaio e basta. È un conto fare un cucchiaio lavorato. Ci sono, scorrendo Instagram, ci sono degli account che fanno solo cucchiai e praticamente li intagliano, cioè hanno degli intarsi sopra il manico veramente degni di nota. E anche lì bisogna avere tecnica perché tutti sono capaci più o meno a fare un cucchiaio. Non che sia facile, Io Sì. ho provato un paio di volte e preferisco i miei babaccetti. È per quello che io dico, soprattutto su queste cose qua, che sembrano facili, ma alla fine poi c'è sempre da mettersi lì e studiarle bene, di fare delle dime. Ci sono delle dime apposta per i cucchiai, cioè nel senso da fare ricalcare il contorno, il laterale, il frontale. E secondo me questo è un grande aiuto. Difatti io ci avevo fatto anche un video su questo sul canale. Sì, beh, sul cucchiaio secondo me converrà che lo abbandoniamo immediatamente come discorso perché meriterà effettivamente di essere in un video da solo, visto che comunque ci ha chiesto più soggetti, magari cerchiamo di parlare almeno di 1 o 2 di questi, visto che abbiamo già abbandonato quelli del whittling puro. Quindi, beh, ad esempio la pallina nella gabbia è un bel gioco, cioè è un bel gioco perché comunque ti metti lì in passatempo, no? E senti questa pallina che va su e giù. È sicuramente affascinante, bisogna dire che è affascinante, però una volta che capisci che effettivamente è solo veramente star lì a grattare sto pezzo, bello, ma anche no. Cioè. Sì. Ma ci potrebbero essere anche ad esempio i pezzi assemblati, tipo le macchinine, robe così. Si potrebbe creare una struttura che può essere quella di un abitacolo di una macchina piccola con le segatazze a ricavare delle ruote e appiccicargliele. Anche quello lì potrebbe essere un, diciamo, esercizio per andare un po' fuori da quello che è l'intaglio, però rimanendo sempre in questo mondo che è quello del wood carving, perché tu comunque vai a, come si può dire, vai a tirar fuori dal legno questa forma e utilizzi anche altri strumenti per agganciare le ruote in modo da non fissarti solo
su intaglio, ma comunque capire che ci sono anche dei... Su questo sono parzialmente d'accordo, perché può essere benissimo che ci siano persone che sono effettivamente interessate a fare un percorso di whittling puro. Quando ho iniziato era molto più evidente e sentito che la gente si faceva una specie, anche su Instagram, una specie di pubblicità di vanto, che la cosa era fatta solo a coltello. Obiettivamente è ovvio, ci vuole molta capacità a fare tutto a coltello, ma più si va avanti e più praticamente cerchiamo di usare altri mezzi per velocizzare un attimino la cosa, perché magari abbiamo in mente progetti più elaborati, ci vorrebbero delle settimane intere, quando invece in 2 o 3 giorni potresti riuscire a fare il progetto. Essendo che il ragazzo ci ha chiesto tutte queste cose proprio basate sul whittling, secondo me non ha interesse, o almeno non è ancora raggiunto l'interesse di andare a cercarsi strumenti alternativi, ma vuole imparare magari come iniziare in questo ambito. Sì, no, io dicevo proprio che, diciamo, tra lo step successivo, il primo è questo, il secondo me è ricercare anche un po' queste cose qua. Ma quello dipenderà dal fatto di che cosa vuole raggiungere, come in tutte le cose, come dicevamo nella finitura dello scorso video, ogni cosa dipende dove vuoi arrivare. Se tu vuoi arrivare a avere la perfezione di questa pallina super perfetta dentro la sua gabbia, ti fregherà a sé che un giorno potresti usare una sega nastro e farti un gatto. Non è detto, magari questa persona è interessata a portare avanti questo discorso e quindi, cioè, oltretutto, essendo che personalmente non l'abbiamo fatto, non l'abbiamo creato, non abbiamo vissuto questa parte, magari non capiamo effettivamente. Io avevo cominciato, poi ho abbandonato, però la pallina nella gabbia l'ho abbandonata, l'ho lasciata a metà praticamente perché non ho più avuto tempo, però da quello, almeno la mia esperienza può essere quella di dire che è un lavoro veramente meticoloso, di star lì non è affatto per tutti, questo poco ma roba piano, cioè, è veramente una roba da persone pazienti. Decisamente sì. Cosa però se chiunque voglia iniziare e abbia il dubbio se questa sia effettivamente la strada, sappiate che no, cioè noi abbiamo iniziato totalmente diversamente, cioè io soprattutto whittling, d'accordo, ma mi sono dedicata immediatamente ad altri tipi di soggetti perché ero più interessata alla tridimensionalità, alle espressioni, a queste cose qua. Credo che si impari di più con altri generi di soggetti, quindi che non sia necessario passare necessariamente da questo se volete iniziare a intagliare. No, assolutamente. Per cominciare ad intagliare, allora, innanzitutto bisogna avere, tra virgolette, un po' l'occhio per le proporzioni, ma quello non è basilare perché comunque avendo sempre gli strumenti di misura e un righello così, le proporzioni te le fai. Seconda cosa, bisogna sapere i tagli, perché se non sai i tagli puoi avere anche un coltello da 70 euro, ma se non sai il taglio a V o il taglio fermo, quel coltello lì è inutile. E terza cosa, secondo me, quella, diciamo, che sta alla base è la manualità. Magari la manualità te la crei da questi soggettini? Sì, però devi avere già un fondo, cioè non è che il giorno prima hai fatto, adesso non che me ne vogliano i pasticceri, ma hai fatto il pasticcere e poi ti metti a fare l'intagliatore. Capito? Sono due cose un po'... Ho preso un esempio. Comunque inizia, cioè a un certo punto anche a te un giorno ti è venuto in mente di iniziare, cioè un inizio ci deve essere per chiunque. Sì, però dico, quello che intendo io è che già da prima io facevo robe tra virgolette manuali,
cioè, avevo la manualità così, no? Affilavo i coltelli a casa, e poi ho provato a fare questa cosa, e la manualità sì, mi è venuta anche facendo questa cosa, ma prima ne avevo già un po' di mio, diciamo. Il fatto di, secondo me, non avere manualità penalizza tanto una persona che vuole cominciare rispetto a una persona che ha già appunto questa manualità. E non dico coi coltelli, ma dico proprio col fai da te, cioè prendere in mano una squadra, tirare una riga, cioè, capito, una roba così. Però nulla toglie che col percorso si può fare. Non avrai magari la manualità di uno che lo fa da 20 anni, avrai la manualità da uno che lo fa da un anno. Secondo me, cioè, non è una cosa che è preclusa a nessuno. No, assolutamente. Ti verranno brutti, ti verranno delle cose incompiute, però capirai tante cose nel mentre e ti adatterai anche a quello che ti capita. Cioè, forse è meglio uno che parte da zero che uno che si deve adattare, perché sai che quando hai le tue manie alla fine vai per quella strada lì e non vuoi vederne tante altre. Invece così devi essere più propenso, secondo me devi essere più propenso a spaziare, ad essere aperto a tutto quello che ti succede e andarci incontro. Probabilmente io la penso così perché quando comincio una cosa la voglio finire, quindi magari anche il rifare lo stesso pezzo 2 o 3 volte me dà fastidio. C'è stato molte volte in cui ho buttato via pezzettini di legno perché non mi piacevano e allora li ho rifatti. Però quando comincio a intagliare, non so, qualcosa, devo finirlo, e quindi questa voglia che ho di finirlo mi fa dire queste cose, che comunque se non hai abbastanza manualità il lavoro ti diventa lungo. Era solo quello. Sì, ma non lo so, io non la vedo una cosa grave anche il fatto di diventarti lungo, sinceramente. Cioè, capisco l'annoiarsi, capisco avere poco tempo, infatti io per poco tempo faccio dei recuperi, lo faccio spessissimo, però se effettivamente tu ci vuoi entrare dentro e passarci del tempo, c'è tanta gente che fa questa cosa per passare il tempo e quindi non avranno la sprescia, lo faranno con tranquillità. Il fatto di volerlo fare a tutti i costi, ben venga, vuol dire che tutti i problemi che incontrerai ti ci studierai tanto sopra perché non ci riesci. Quello sì, vero. Cioè, non mi sento di dire che ci sia un modo migliore di un altro per iniziare in questa cosa qua. Perché dipende secondo me la cosa principale in assoluto, che è quella che ti trainerà sempre, dipende che cosa vuoi realizzare. Se la tua passione è fare dei cucchiai, è inutile che inizi a fare i cavalli, non te ne fregherà mai niente di fare quello. Vai immediatamente a fare un cucchiaio, la prima volta sarà bucato, non tiene, storto, cioè avrà tutti i suoi problemi, pian piano arriverai. E con quello tutto il resto. Può essere benissimo che questo ragazzo che ci ha chiesto proprio questi soggetti in particolare sia attratto invece proprio dal mistero, perché comunque è abbastanza misterioso come tu possa riuscire 2 pezzi completamente inconcatenati insieme a farci. Cioè, è interessante, sicuramente interessante. Però voglio assolutamente dire a chiunque: non vi preoccupate se non avete mai fatto questi soggetti o avete paura di iniziare da lì, iniziate da che cosa vi piace, perché il gioco è tutto qua. Mi ricordo un artigiano, adesso è un attimo off topic, però per dire che se tu vuoi fare una cosa e ti piace una determinata cosa, fai solo quella cosa. C'era un artigiano, avevo visto, adesso non mi ricordo dove, in un paese di montagna, comunque, che con un trapano praticamente aveva realizzato un tornio e faceva delle penne con il legno. Bello. Delle biro, così, con il legno. Sì. E gli avevo chiesto: ma perché, volendo, potresti fare altre cose delle stesse dimensioni, comunque piccole,
No, perché a me piace fare questo. E lui faceva penne tutto il giorno. Ci sta. Cioè, io conosco gente che fa un Babbo Natale al giorno. Cioè, ti stuferai di vederti Babbo Natale davanti, invece no, cioè continuo a dettagliarlo sempre di più, sempre meglio, colori diversi, però fa un Babbo Natale al giorno. Cioè, c'è gente che veramente l'impegno di mettersi lì schematici. Io quello non ce l'ho, a me la curiosità mi è nata proprio di fare cose diverse, di vedere cose diverse, di provare cose diverse, soggetti diversi, che ne so, prima disegnavo solo gli occhi, adesso invece mi stanno piacendo di più intagliati, mi piacciono in superficie, non all'interno. Cioè, pian piano ti evolvi, ma secondo me rimani un po' sempre fedele a che cosa ti ha portato dentro. Cioè. Vabbè, sicuramente quello. Io ho cominciato facendo l'ognometto, come avevamo detto l'altro episodio. E per me quella è ancora, diciamo, il sacro graal dell'intaglio, no? Nel senso che hai cominciato con quella cosa lì e ci rimani sempre attaccato. Li puoi fare in 1000 modi differenti, puoi fare, non so, un gnomo, come puoi fare un signore con un'accetta in mano, cioè, però comunque è sempre, diciamo, la figura che varia, però è sempre quella. Sì, perché comunque ti tieni una base di quello che hai già imparato e magari aggiungi i particolari. Ma. Sì. Però veramente ragazzi, ricordatevi che la curiosità e lo sperimentare vi porterà avanti su tutto, non tanto la super tecnica o queste cose qua, perché quelle poi vengono col tempo, con la manualità, come dicevi anche tu, cioè non bisogna fissarsi in una sola cosa, ma fare cosa piace. E anche se avete visto che, non lo so, noi lo facciamo da destra, a voi vi viene meglio di farlo da sinistra, avete ragione voi, perché è il vostro modo di farlo, non necessariamente bisogna seguire che cosa fa quello che ci sta facendo vedere. Quello che ti sta facendo vedere quello che fa lui, come mette a lui. Ad esempio io, per fare i volti, quando comincio a fare un volto nel legno, ho davanti prendo come punto di riferimento il triangolo. Ok? Quindi se noi adesso così un po' pensiamo al nostro viso, è un triangolo, perché c'è il vertice che è il naso e poi fa così, giusto? Facendo in questo modo vuol dire che tu qui sopra hai il naso e sopra e sotto puoi creare lo spazio per la bocca e gli occhi, e già lì ti dai la dimensione. Alcuni disegnano un cerchio sopra il legno, fanno un cerchio, dicono questo qua, ci tiro fuori il volto. Io mi trovo meglio a fare a pensarlo a triangolo, questo per dire che comunque ognuno ha i propri metodi. Tecnica. Sì, è una tecnica, un metodo diverso. Se vi viene meglio pensarla a triangolo, la pensate a triangolo. Se vi viene meglio pensarla come se fosse un cerchio, la pensate come se fosse un cerchio, riesce uguale. Chiaro, cioè le cose che ci vengono insegnate, anche dei libri, anzi qua sotto metterò poi nella descrizione della bio alcuni libri che posso consigliarvi sul Whitney, perché ne ho letti molti e sono molto dettagliati e troverete proprio veramente il passo passo per fare tutto, vi insegneranno da qualsiasi cosa. C'è sempre da imparare da chiunque, perché magari tu l'hai fatto in una maniera diversa e ti puoi consultare praticamente con qualcuno che ha avuto un'altra idea. In mezzo a tutte le idee c'è magari una che è migliore della vostra o che capirete meglio, ma l'importante è prendere un coltello in mano e un pezzo di legno, ragazzi, veramente, non andate a fissarvi nel particolare di portare a casa questi successi incredibili.
perché non è il caso, a meno che non lo fate veramente, lo ripetiamo, per piacere, perché vi piace proprio quel soggetto lì, andare. Sì, io penso di aver fatto un sacco di cose rispetto a quelle che, diciamo, il mantra, no? Il mio mantra, che sono gli gnomi, comunque volti tirati fuori dal legno, le candele col volto. Ho fatto anche dei libri, ho fatto i fiammiferi, cioè, ho fatto le zucche. Un'altra cosa che secondo me può tornare utile, appunto a proposito di zucche e resto, è la rotondità, nel senso di cominciare magari a prendere in mano un pezzettino di legno e renderlo tondo, in modo che quando questo aiuta anche il 3D. Esatto, in modo che tu quando hai, non so, devi fare un naso rispetto che ha un orecchio, rispetto che ha una mano, insomma hai già la base di questo tondo che hai fatto prima, quindi è già manualità, è già tecnica per poter andare ad arrotondare al meglio le parti che ti servono. Yes. Boh, siamo già oltre i tempi come al solito, non ce la possiamo fare e quindi nulla, ritorneremo su questo argomento sicuramente, però continuate a commentare che più idee date meglio è. E magari in un altro episodio parliamo un po' più in dettaglio del cucchiaio, perché effettivamente merita qualche parola in più, che non metterlo in questo super generale di consigli legati al Weekling. Potremmo parlare del cucchiaio e delle tazze, volendo. Sì, possiamo abbinare, vediamo cosa riusciamo a fare. E quindi niente, buona serata, buon divertimento, e fateci sapere quali sono i vostri progetti in corso, che cosa state facendo, o quali sono le vostre manie, visto che uno è gli gnomi e io sono per gli animali. Diteci cos'è che vi fa alzare e vi fa andare a intagliare, fateci sapere. Allora, ciao, buonasera a tutti, ciao Taki, ci vediamo presto. Sì. Ciao ciao. Ciao.